Bene ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ecco qui cosa ho tra le mie mani. Un dummy battery. Cos'è un dummy battery? Un dummy battery è una finta. È un aggeggio uguale alla nostra batteria che viene inserito nella macchina e che ha un cavetto di alimentazione, proprio un cavetto USB che ci permette di alimentare la nostra macchina senza utilizzare batterie. Direi rivoluzionario per quel poco che non è una grande invenzione, ma però è un qualcosa che davvero nel mio caso mi ha risolto un sacco di problemi. Non so voi, ma quando io utilizzo la mia RX100 Mark IV della Sony cambio continuamente le batterie. Infatti ne uso 1, 2, 3, 4, 5 alla volta perché davvero durano pochissimo e siccome registro tanto qui in studio, chiaramente devo continuamente cambiarle. Se lascio la corrente collegata è davvero molto scomodo perché il cavetto non è dei migliori, non è nelle migliori posizioni e tra le altre cose rovino le batterie. Infatti le batterie non originali, che utilizzo perché le originali c'è da svenarsi per comprarle, appunto le batterie non originali si rovinano davvero facilmente, subito, cioè a tempo zero, un mese sono già da buttare. Infatti ne compro quantità industriali e non me ne volete per questa cosa delle batterie che vi sto dicendo dopo un mese sono da buttare, ma davvero, cioè si consumano facilmente e poi se le lasci attaccate è ancora peggio. Quindi era tutto un gran casino, ma ho risolto con questo. Quindi grazie Megatic che mi ha detto l'esistenza di questo dummy battery. L'ho comprato per la mia RX100 Mark IV e ora la posso utilizzare quanto voglio senza limiti di tempo, ma vabbè, vi faccio vedere, parliamone, intanto vediamo l'unboxing. Unboxing che per questa volta facciamo così tranquillamente. Di solito mi piace fare gli unboxing quelli rapidi e veloci, ma per questa volta andiamo così belli sereni e tranquilli, visto che tra l'altro la mia RX100 Mark IV è qui, quindi non la posso usare come camera secondaria. La facciamo normale, insomma un unboxing normalissimo. Andiamo ad aprire un po' quello che è il packaging, che non mi sembra niente di che, una scatoletta così molto serena, infilata. Apriamo e svuotiamo, vediamo un pochino che cosa c'è all'interno di questo pacchetto. Allora, innanzitutto troviamo un simpatico bigliettino di ringraziamento per aver acquistato questo prodottino e poi troviamo appunto il nostro dummy battery. Eccolo qua, spacchettato, abbiamo due pezzi principali. Il primo pezzo è composto da appunto la finta batteria, quella che si va poi a inserire nella nostra camera, con il suo aggancio che va a collegarsi al cavetto che poi rimane collegato alla corrente, quindi per staccarlo non dovete fare altro che staccare questo, e il cavetto invece con il trasformatore per l'alimentazione. Qui ci sono alcuni dati, USB normale per quanto riguarda l'alimentazione, quindi avrei preferito un USB-C, ma accontentiamoci, per quello che mi risolve va più che bene. E nulla, tutto qui. Il cavetto è lungo circa 1 metro, quindi sufficiente per arrivare a un caricabatterie oppure a una power bank che possiamo applicare e attaccare tranquillamente al nostro cavalletto. Allora, vediamo un attimino come si monta il tutto sulla RX100 che appunto è qui con me. Vi dico che questo dummy battery va bene per tutte le macchine che montano la batteria NP BX1, quindi tutte quelle che hanno quella batteria lì, c'è scritto anche qua DKX1. Ci sono appunto delle specifiche. Tutto quello che appunto ha questa batteria può essere alimentato con questo qui, ma tranquilli, vi lascio in descrizione come sempre il link di Amazon, così li potete eventualmente andare a spulciare un po' quello che sono le caratteristiche del prodotto, se appunto non ne avete avuto abbastanza da me. Allora, apriamo un attimino quello che è lo sportellino della macchina fotografica, andiamo a togliere la batteria non originale, come vi dicevo io sto usando sempre praticamente queste. Adesso la lanciamo visto che la userò davvero poco e inseriamo qui all'interno appunto la nostra finta batteria. Vediamo se va da questa parte, no, va dall'altro, non ci azzecco mai. Ecco qua che fa il nostro click ed è bella che è inserita, come vedete semplicissimo, va proprio dentro perfettamente, all'interno è appunto come se fosse una batteria normalissima. Nel mio caso RX100 ha questo gommino, non so se riesco a farvelo vedere da vicino, vediamo se la macchina mette a fuoco, sì. Dovreste vederlo, c'è questo gommino che noi andiamo ad aprire in questo modo e abbiamo un piccolo spazietto per far uscire
per far uscire, vediamo se giro così si vede meglio, per far uscire appunto il cavetto. Noi andiamo a infilare il nostro cavetto all'interno di questa scaranatura dove c'era il gommino che la chiudeva, infiliamo giù e chiudiamo, ed ecco qua il risultato finale. Abbiamo la nostra macchina fotografica normalmente con il cavo che esce appunto qua sotto, vedete? Il risultato è questo qui, neanche troppo ingombrante. Allora, ma vediamo un attimo. Io normalmente uso una slittina a gancio rapido, cioè una slittina con l'aggancio dell'Andoer per andare a fissarla sul cavalletto. Vediamo un attimino se vado a montare questa slittina, se ci sta, perché poi questi affari qua magari a volte poi danno fastidio per altre cose. Vediamo un attimo, no, ci stiamo tranquillamente. Allora, l'ho stretta, come vedete rimane uno spazietto tra il dummy battery, quindi il cavetto che esce, e la slittina che io uso per collegarmi al cavalletto, che è anche un po' ingombrante se vogliamo, quindi se voi avete una soluzione anche meno ingombrante, ancora meglio. Niente, tutto qui. Semplicemente noi poi andiamo a prendere il cavetto che esce dalla macchina fotografica, che possiamo staccare tutte le volte che vogliamo, lo andiamo a inserire in questo modo e questo qui lo colleghiamo all'USB appunto per l'alimentazione, e a questo punto la nostra macchina si accende. Datemi un secondo che prendo una power bank e facciamo un test. Non riuscivo più a trovare la power bank, per voi è passato un secondo, ma io ci ho messo un po' a trovarla. Eccola qui. Quando cerchi le cose ovviamente non le trovi mai. Andiamo a agganciare la nostra USB alla power bank e vediamo se effettivamente questo prodotto funziona. Andiamo ad accendere la macchina fotografica, eccola qua, come vedete si è accesa. Ma sarà una mia impressione, ma così a impatto mi è sembrato che sia accesa anche più rapidamente del solito. Riproviamo, andiamo a fare l'accensione. Sì, mi sembra un po' più rapida del normale, quindi c'è un po' più rapida di quando io andavo a... ecco, sto riprendendo la fotocamera che sta riprendendo questa. Sì, mi sembra anche un pochino più veloce di quando la andavo a accendere normalmente con la batteria. Come avete visto, un prodotto semplice, lineare, un cavetto con una batteria finta che si inserisce, trasformatore, collegamento USB. Quindi tranquillo, niente di che. Nel mio caso ho risolto un grosso problema di batterie perché davvero non ne potevo più, quindi sono davvero felice sotto questo punto di vista. Vi saprò dire tra qualche mese se effettivamente poi ha continuato a funzionare così bene. Una particolarità che vi volevo sottolineare, che ho detto anche poco fa mentre appunto vi facevo vedere il prodotto, è che mi sembra che la macchina fotografica si accenda più rapidamente, ma forse è soltanto la mia impressione. Comunque, nel caso lo comprate, notatelo anche voi, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like e, se potete, commentate. Io rispondo a tutti, o meglio ci provo a rispondere a tutti, e non me ne vogliano se qualche volta qualche messaggio mi sfugge. Alla prossima, ciao e ciaone. Ti dicono così, ciaone, l'avevo già detto l'altra volta, però comunque ciaone, ciao.